Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Algram Eurofarma SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Algram? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Algram durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Algram? Algram è un farmaco a base del principio attivo levofloxacinamidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici quinolonici e nello specifico fluorochinoloni. È commercializzato in Italia dall'azienda Eurofarma SRL. Algram può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Algram 500 mg 5 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Eurofarma SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Levofloxacinamidrato. Gruppo terapeutico. Antibatterici quinolonici. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Algram è indicato negli adulti nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Sinusite batterica acuta. Esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva, inclusa la bronchite. Polmoniti acquisite in comunità. Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. Cistite non complicata, vedere paragrafo 4, 4. Per le infezioni sopramenzionate Algram deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste infezioni è considerato inadeguato. Pielonefrite acuta e infezioni complicate delle vie urinarie, vedere paragrafo 4, 4. Prostatite batterica cronica. Inalazione di antrace. Profilassi dopo l'esposizione e trattamento curativo, vedere paragrafo 4, 4. Algram può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con levofloxacina per via endovenosa. Prestare attenzione alle linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici. Posologia. Algram compresse viene somministrato 1 o 2 volte al giorno. Il dosaggio dipende dal tipo, dalla gravità dell'infezione e dalla sensibilità del patogeno ritenuto causa dell'infezione. Algram compresse può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con levofloxacina per via endovenosa. Considerata la bioequivalenza delle formulazioni orali parenterale, può essere utilizzato lo stesso dosaggio. Posologia. Sono raccomandate le seguenti dosi di Algram. Dosaggio nei pazienti con funzionalità renale normale, clearance della creatinina 50 ml/min. Indicazione. Dosi giornaliere a seconda della gravità. Durata del trattamento. Sinusite batterica acuta 500 mg una volta al giorno 10-14 giorni. Esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva, inclusa la bronchite 500 mg una volta al giorno 7-10 giorni. Polmoniti acquisite in comunità 500 mg una o 2 volte al giorno 7-14 giorni. Pielonefrite acuta 500 mg una volta al giorno 7-10 giorni. Infezioni complicate delle vie urinarie 500 mg una volta al giorno 7-14 giorni. Cistite non complicata 250 mg una volta al giorno 3 giorni. Prostatite batterica cronica 500 mg una volta al giorno 28 giorni. Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli 500 mg una o 2 volte al giorno 7-14 giorni. Inalazione di antrace 500 mg una volta al giorno 8 settimane. Popolazioni speciali. Compromissione della funzionalità renale, clearance della creatinina di 50 ml/min. Dosi 250 mg/24h 500 mg/24h 500 mg/12h. Clearance della creatinina. Prima dose 250 mg. Prima dose 500 mg. Prima dose 500 mg 50-20 ml/min. Dosi successiva
125 mg/24h dosi successive, 250 mg/24h dosi successive, 250 mg/12h 19-10 ml/min dosi successive, 125 mg/48h dosi successive, 125 mg/24h dosi successive, 125 mg/12h 10 ml/min, incluse emodialisi e dialisi peritoneale ambulatoriale continua, 1 dosi successive, 125 mg/48h dosi successive, 125 mg/24h dosi successive, 125 mg/24h. Funzionalità epatica compromessa. Non è necessaria alcuna modifica della dose in quanto levofloxacina non viene metabolizzata in quantità rilevanti dal fegato e viene escreta principalmente per via renale. Anziani. Non è necessaria alcuna modifica della dose negli anziani, se non quella imposta da considerazioni sulla funzionalità renale, vedere paragrafo 4, tendinite e rottura del tendine e prolungamento dell'intervallo QT. Popolazione pediatrica. Algram è controindicato nei bambini e negli adolescenti nel periodo della crescita, vedere paragrafo 4, Modo di somministrazione. Le compresse di Algram devono essere inghiottite senza masticare con un quantitativo sufficiente di liquido. Possono essere divise alla linea di frattura per aggiustare la dose. Si possono assumere le compresse ai pasti o lontano dai pasti. Si devono prendere le compresse di Algram almeno 2 ore prima o dopo l'assunzione di sali di ferro, sali di zinco, antiacidi contenenti magnesio o alluminio, o didanosina, solo formulazioni di didanosina contenenti tamponi di alluminio o magnesio, e sucralfato, poiché può venirne ridotto l'assorbimento, vedere paragrafo 4, 1. Non sono richieste dosi aggiuntive dopo emodialisi o dialisi peritoneale ambulatoriale continua. Controindicazioni. Levofloxacina compresse non deve essere somministrata a pazienti che abbiano manifestato ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, a pazienti epilettici, a pazienti con anamnesi di affezioni tendinee correlate alla somministrazione di fluorochinolonici, a bambini o adolescenti nel periodo della crescita, alle donne in gravidanza, alle donne che allattano al seno. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di levofloxacina deve essere evitato nei pazienti che in passato hanno manifestato reazioni avverse gravi durante l'uso di medicinali contenenti chinoloni o fluorchinoloni, vedere paragrafo 4, Il trattamento vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto di altri medicinali su Algram 500 mg. Sali di ferro, sali di zinco, antiacidi contenenti magnesio e alluminio, didanosina. L'assorbimento di levofloxacina risulta significativamente ridotto quando Algram compresse. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Algram insieme ad altri farmaci come Adamelenne, Alozof, Amiodar, compressa, amiodarone Aurobindo, amiodarone cloridrato bioindustrial IM, amiodarone ICMA, amiodarone Milan, amiodarone Ratiofarm Italia, amiodarone Sandoz, amiodarone Zentiva, Amiodar, soluzione, uso interno, Antepsin, compressa, sospensione, Antepsin, polvere, Ascriptin, Aviflucox, Bifozil, calcio più magnesio cloruro bioindustrial IM, Canacid, Citraflet, citrato espresso gabbiani, Cordarone, Coumadin, Crinozol, Chromaton ferro compresse effervescenti, Cristalsol, Digastril, Diflucan, capsula, soluzione, uso interno, Diflucan, polvere, Dizolo, Dronedarone Aristo, Elazor, elettrolitica Bil.Manten. Con glucosio bioindustrial IM, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio monico, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio Baxter, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio galenica senese, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio Salf, elettrolitica Bil. Reidr. Con glucosio più calc. Gluc.
monico, elettrolitica ec. Enterica diaco, elettrolitica ec. Enterica Fresenius Cab Italia, elettrolitica ec. Enterica monico, elettrolitica ec. Pediatrica Baxter, elettrolitica ec. Pediatrica Bioindustrial Im, elettrolitica ec. Pediatrica Fresenius Cab Italia, elettrolitica ec. Pediatrica Galenica Senese, elettrolitica ec. Pediatrica monico, elettrolitica ec. Pediatrica Salf, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Fresenius Cab Italia, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Salf, elettrolitica reidratante Bioindustrial Imsol. Per Inf. II, elettrolitica reidratante II Baxter, elettrolitica reidratante II Diaco, elettrolitica reidratante II più glucosio Fresenius Cab Italia, elettrolitica reidratante II più glucosio monico, elettrolitica reidratante II Fresenius Cab Italia, elettrolitica reidratante II Galenica Senese, elettrolitica reidratante II monico, elettrolitica reidratante II Salf, elettrolitica Rent. Più GL più N-gluconato Bioindustrial Im, elettrolitica Rent. Più GL più N-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Rent. Più N-gluconato Baxter, elettrolitica Rent. Più N-gluconato Bioindustrial Im, elettrolitica Rent. Più N-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Rent. Più N-gluconato monico, elettrolitica Rent. Più N-gluconato Salf, elettrolitica Rent. Più POT più GL più N-gluconato Bioindustria L, elettrolitica Rent. Più POT più GL più N-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Rent. Più POT più GL più N-gluconato monico, elettrolitica Rent. Più POT più GL più N-gluconato Salf, elettrolitica Rent. pH 7,4 più N-gluconato Bioindustrial Im, elettrolitica Rent. pH 7,4 più N-gluconato Salf, Exomax, Extraneal, Ferro Complex, Ferrogluconato EG, Ferrograd C, Ferrograd, Ferrograd Folic, Ferrogin, Fluconazolo ABC, Fluconazolo Accord, Fluconazolo Alnus, Fluconazolo Aurobindo, Fluconazolo B Brown, Fluconazolo Bioindustrial Im, Fluconazolo Doc Generici, Fluconazolo EG, Fluconazolo Galenica Senese, Fluconazolo Exal, Fluconazolo ICMA, Fluconazolo Cabi, Fluconazolo Milan, Fluconazolo Pensa, Fluconazolo Ratiofarm, Fluconazolo Sandoz, Fluconazolo San, Fluconazolo Zentiva, Flucostinol, Fluchimex, Flumicon, Flumos, Fluores, FMNux Vomica Complex, FMS Calcium Fluoratum Complex, Friamine II, Fungus, Gelaspan, Gemiflux, Gloros, Glucoferro, Idrossiclorochine Doc, Isolite, Ketodol, Clyder, Lefunzol, Losferron, Lucandiol, Maalox, compressa masticabile, Maalox Plus, compressa masticabile, Maalox Plus, sospensione, Maalox, sospensione, magnesia bisurata aromatic, magnesia effervescente sella, magnesia S. Pellegrino, magnesio solfato Bioindustrial Im, magnesio solfato Galenica Senese, magnesio solfato Salf, Miconix, Muches, Multac, Niferex, Nutrinial PD4, Peditrace, Picoprep, Plaquenil, Pruntoferro, Riflax, Sol. Cardioplegica Bioindustrial Im Sol. ADS Thomas I, soluzione cardioplegica Galenica Senese, Sterofundin, sucroalfato Aristo, sucroalfato Doc Generici, sucroalfin, sucramal, compressa, sucramal, granulato, sucrate gel, sustemial, tardifer, tedim, trimicos, venofer, volurite, vilzin, capsula, vinc, zamizol, zerfun, zincumetil, zinco ossido afom, zinco ossido nova argentia 10% unguento, zinco ossido unguento sella, zinco ossido unguento Z, zinco solfato idi, zinerit, zoloder, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Algram durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Algram durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Vi sono dati limitati sull'uso di levofloxacina in donne in gravidanza. Gli studi di riproduzione sull'animale non hanno evidenziato effetti diretti o indiretti pericolosi di tossicità riproduttiva. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alcuni effetti indesiderati, come capogiri/vertigini, sonnolenza e disturbi visivi, possono alterare la capacità di concentrazione e di reazione del paziente con conseguente rischio in situazioni dove tali capacità sono di particolare importanza, esempio durante la guida di automobili e l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le informazioni seguenti sono riconducibili a studi clinici effettuati su più di 8.300 pazienti e ad una vasta esperienza di post-marketing. Le frequenze vengono definite usando la seguente convenzione. Molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In accordo con gli studi di tossicità sull'animale o con gli studi di farmacologia clinica, condotti con dosi superiori alle dosi terapeutiche, i sintomi più importanti che si manifestano dopo sovradosaggio acuto con Algram compresse sono quelli a livello del sistema nervoso centrale quali confusione, capogiri, compromissione della coscienza, attacchi convulsivi, prolungamento dell'intervallo QT e reazioni gastrointestinali quali nausea, erosioni della mucosa. Nell'esperienza dopo la commercializzazione del medicinale sono stati osservati effetti a carico del sistema nervoso centrale inclusi stato confusionale, convulsioni, allucinazioni e tremore. In caso di sovradosaggio si deve praticare il trattamento sintomatico. Deve essere effettuato un monitoraggio elettrocardiografico per la possibilità di prolungamento dell'intervallo QT. Gli antiacidi possono essere impiegati per la protezione della mucosa gastrica. L'emodialisi, inclusa la dialisi peritoneale e dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD, non sono efficaci nel rimuovere levofloxacina. Non sono noti antidoti specifici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici chinolonici, fluorochinoloni. Codice ATC. ILUNGA 01MA12. La levofloxacina è un antibatterico di sintesi appartenente alla classe dei fluorochinolonici ed è l'enantiomero S del racemodiofloxacina. Meccanismo, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Somministrata per via orale, levofloxacina è rapidamente e quasi completamente assorbita con una concentrazione al picco plasmatico che si ottiene in 1-2 ore. La biodisponibilità assoluta è pari al, dati preclinici di sicurezza. Dati non clinici non hanno mostrato alcun pericolo particolare per la specie umana in base a studi convenzionali di tossicità di una dose singola, tossicità a dosi ripetute, potenziale carcinogenico, elenco degli eccipienti. Algram compresse rivestite con film da 500 mg contiene i seguenti eccipienti per un peso di 720 mg. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina, cellulosa polverizzata, amido pregelatinizzato, amido D. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Algram a base di levofloxacina emidrato sono Agilev, Alvand, Batiflox, Epifloxin, Falev, Findatur, Cleectica, Lemaxil, Levobat, levofloxacina ABC, levofloxacina Accord, levofloxacina Alter, levofloxacina Aurobindo, levofloxacina Doc, levofloxacina Corca, levofloxacina Pensafarma, levofloxacina Tecnicen Italia, levofloxacina Teva, levofloxacina Zentiva, Levoxacin, Levoxigram, Pripsar, Sineflox, Summaflox, Tavanic, compressa rivestita, Trissil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.